Benvenuti cari amici, continuiamo a parlare della storia della Moscovia e questa è la seconda lezione che dedichiamo a Ivan III. Nella scorsa lezione abbiamo parlato della politica estera durante gli anni di regno di Ivan III, delle sue guerre, dei numerosi territori conquistati. Adesso parliamo della situazione interna della Russia, sempre sotto Ivan III. Bisogna sottolineare che il successo delle iniziative in politica estera di Ivan III dipese anche dal sostanziale ordine in politica interna. Ivan infatti dimostrò di saper affrontare efficacemente i complotti e le rivolte dei suoi familiari e anche dei boiari. Ivan era determinato e inflessibile, coerentemente con gli appellativi di zar e autocrate che gli furono conferiti all'atto dell'incoronazione. Non permise che nessuno limitasse il suo potere. Appoggiato dalla Chiesa, avviò la Moscovia all'autocrazia assoluta. Abbiamo già parlato della rivolta dei fratelli di Ivan, Andrea e Boris, che erano stati lasciati dallo zar, dal loro fratello, senza titoli, senza territori e senza bottino. Questa rivolta finì nel nulla perché i due fratelli non trovarono nessuno che li aiutasse, né Casimiro di Lituania-Polonia né altri. Dunque si riappacificarono nel 1480. Ne abbiamo parlato nella scorsa video lezione. In seguito Ivan chiese ai fratelli di accettare ufficialmente le sue conquiste e di giurare di non rivolgersi più a potenze straniere. Tuttavia Ivan continuò a sospettare di loro. Quando nel 1491 Andrea si rifiutò di inviare le sue truppe in aiuto dei tatari di Crimea alleati di Mosca, Ivan colse questa occasione per accusare Andrea di tradimento, arrestarlo e gettarlo in prigione con i figli. Andrea morì 3 anni dopo. Un'altra crisi dinastica scoppiò nel 1490 e questa volta non riguardò soltanto i parenti di Ivan, ma anche importanti elementi dell'aristocrazia moscovita. Nel 1490 infatti morì l'erede di Ivan III, ovvero Ivan Ivanovich, figlio della sua prima moglie Maria di Tver. Questo erede, che si chiamava Ivan come suo padre, principe di Moscovia, muore nel 1490. Ora Ivan si trovò di fronte ad una scelta: se nominare erede suo nipote Dmitri, vedete qui, il figlio del deceduto Ivan Ivanovich, e di sua moglie Elena Stepanovna, oppure nominare suo erede Basilio, il figlio della sua seconda moglie, Sofia Paleologa. Senza dubbio Dmitri, che in italiano sarebbe Demetrio, aveva più diritti, essendo legato in modo diretto all'erede designato, che era suo padre. Inoltre Dmitri aveva l'appoggio dei più importanti boiari di corte, che non amavano Sofia Paleologa. In realtà i grandi boiari appoggiavano Dmitri anche perché, a differenza del padre Ivan, era giovane e arrendevole, ma forse più propriamente si poteva definire un incapace. Vasili però aveva a suo favore una discendenza regale dall'ormai scomparso impero d'Oriente attraverso sua madre Sofia Paleologa, che era una principessa bizantina. Naturalmente questo aveva una valenza simbolica. Vasili sul trono avrebbe potuto significare la continuità tra bizantini e russi, avrebbe potuto avvalorare la tesi che sosteneva che la Moscovia avesse preso il posto di Costantinopoli, avesse ereditato da Costantinopoli la funzione di baluardo dell'ortodossia e del cristianesimo in generale. Dmitri era appoggiato dai nobili più piccoli
e dalla nuova classe dei nobili di servizio, i quali dovevano il loro rango non alla nascita ma all'attività svolta. I nobili di servizio erano uomini che dipendevano totalmente dal sovrano e che consideravano nemici gli aristocratici privilegiati. Essi appoggiavano l'autocrazia del sovrano. Vasili e Sofia erano invece sostenuti dal dignitario più importante della Chiesa, Iosif Abate di Valakamalsk, che detestava Elena anche perché ella aveva simpatia per l'eresia dei giudaizzanti. Parleremo più in là dei giudaizzanti. Nel 1497 fu scoperto un complotto che mirava ad eliminare Dmitri. I capi della cospirazione erano proprio quei piccoli boiari che appoggiavano Vasili. Essi furono giustiziati sommariamente, ma anche Vasili fu messo agli arresti e sua madre Sofia, accusata di voler avvelenare Dmitri, pensate, cadde in disgrazia. Il 4 febbraio 1498 Dmitri venne nominato Gran Principe di Vladimir, Mosca e Novgorod, quindi Dmitri fu designato come erede. Tuttavia la prevalenza della fazione di Elena e Dmitri fu di breve durata, infatti ben presto Ivan III, il principe di Moscovia, cambiò idea. Nel gennaio 1499 alcuni grandi boiari, tra cui Ivan Yurevich Patrikev, sostenitori di Elena e Dmitri, furono messi a morte o ricevettero altre condanne. Nel 1502 Elena e Dmitri furono arrestati. Dmitri perse il suo titolo e Vasili fu nominato da Ivan, ormai vecchio ammalato, Gran Principe di Vladimir e Mosca e autocrate di tutta la Russia. Quindi alla fine a spuntarla fu Vasili. Sarà lui, Vasili, il successore di Ivan III. Non si conoscono con precisione i motivi del drastico cambiamento di opinione da parte di Ivan. Forse si può pensare all'influenza e alla capacità di convinzione di Iosif di Valakamalsk, ma la caduta in disgrazia dei grandi boiari potrebbe essere stata determinata anche dal fatto che essi erano amici dei lituani, ed è possibile che si fossero opposti ai preparativi di guerra di Ivan nei confronti della Lituania. Naturalmente abbiamo parlato delle guerre della Moscovia contro la Lituania negli anni di Ivan nella scorsa video lezione. Tuttavia gli avvenimenti della crisi dinastica del 1497-1499 dimostrarono che la grande aristocrazia moscovita già alla fine del regno di Ivan III aveva perso il suo potere e non riusciva più a opporsi al sovrano. In realtà, lungo tutto il XV secolo si riscontra il declino e l'impoverimento di molti boiari che spesso persero le loro terre. Molti di loro furono costretti a servire il Gran Principe come nobili di servizio, senza poter più scegliere di interrompere il servizio nei confronti del Gran Principe per scegliere un principe minore, come avveniva in passato. Ora il distacco veniva considerato come un tradimento. Nel 1474 il boiaro Danil Dmitrievich Holsky, sospettato di tradimento, venne arrestato e fu rilasciato soltanto dopo aver firmato un impegno di fedeltà. In seguito all'accrescersi della centralizzazione dello Stato durante il regno di Ivan III, aumentò sempre più il numero di persone al servizio del Gran Principe, che doveva essere ricompensata non più con l'assegnazione di terre in libera proprietà, terre di proprietà ereditaria, bensì con la concessione di terre in usufrutto, chiamate pomescia. In questo sistema il possesso di terre è condizionato unicamente dai servizi prestati dal concessionario. Durante il regno di Ivan III il sistema del pomescia, che già esisteva, si generalizzò e quasi soppiantò l'assegnazione di terre ereditarie, chiamate votchine.
terre ereditarie che venivano assegnate appunto in cambio dei servizi resi. La rapida diffusione del sistema del Pomescia portò ad una crescente richiesta di terre. Si pensò dunque di utilizzare terre da confiscare nei territori conquistati. Questo avvenne soprattutto a Novgorod, e l'abbiamo accennato nella scorsa video lezione. Nel 1488-1489 iniziarono le deportazioni di massa. Più di 8.000 uomini tra boiari, benestanti e mercanti furono costretti a lasciare le loro terre con le rispettive famiglie e furono allocati da Novgorod nelle zone orientali del territorio della Moscovia. Le terre confiscate furono assegnate in forma di pomescia agli uomini di servizio provenienti da Mosca e dai territori circostanti. L'entità di questa redistribuzione è incerta. Alcuni storici parlano di terre che avrebbero ricompensato 1.600 o 1.800 uomini di servizio circa. Naturalmente questo assolveva ad una funzione politica, infatti la maggior parte dei pomescia fu assegnata nelle zone di frontiera e comunque nelle zone più vulnerabili. Ovviamente ricompensare la gente di servizio con i territori che era loro interesse difendere vincolò questi usufruttuari al Gran Principe, perché soltanto servendo fedelmente il Gran Principe avrebbero conservato i beni ricevuti. Nonostante l'alto numero di terre confiscate a Novgorod e ad altre regioni annesse a Mosca, non vi erano terre sufficienti per ricompensare la classe degli uomini di servizio, della nobiltà di servizio in continua espansione. Quindi Ivan pensò di confiscare le proprietà ecclesiastiche. Nel XIV e nel XV secolo i monasteri si erano moltiplicati ed erano diventati vastissimi. Le proprietà degli abati si erano enormemente ingrandite, soprattutto a spese dei proprietari terrieri impoveriti, ma la Chiesa non aveva alcuna intenzione di donare allo Stato neppure un minimo delle sue ricchezze. I suoi esponenti elaboravano svariati argomenti giuridici per dimostrare l'inalienabilità delle terre della Chiesa. Dopo la caduta di Novgorod, Ivan aveva confiscato buona parte delle proprietà all'arcivescovo e anche le proprietà dei monasteri per utilizzarle come pomescia. Ma farlo al di fuori di Novgorod non era facile. L'inviolabilità delle proprietà della Chiesa era sancita da una lunga tradizione. Ivan III non si trovava nella situazione di poter imporre la sua volontà alla Chiesa, di offendere i rappresentanti dell'ortodossia. Ivan aveva bisogno del loro appoggio per presentare la guerra contro la Lituania come una crociata per recuperare i territori ortodossi. Quindi Ivan cercò di agire in un altro modo. Proibì ai proprietari di lasciare in eredità e di vendere le loro terre alla Chiesa o a chi che sia, senza il permesso del sovrano. Ad ogni modo Ivan cercò di sfruttare la presenza all'interno della Chiesa stessa di elementi che volevano spogliarla delle ricchezze. Nel 1503 si svolse a Mosca un concilio per discutere degli abusi del clero. Qui il venerabile Nil Shosky propose che i monasteri non possedessero più terre e che i monaci vivessero del loro lavoro. Naturalmente Shosky non aveva secondi fini, voleva solo riformare la Chiesa, era convinto che le proprietà dei conventi corrompessero i monaci allontanandoli dalla vera religiosità. Avversario di Shosky era il già citato Iosif di Vala-Kalamsk, che sostenne che i monasteri senza terra non avrebbero attirato più gli spiriti migliori. La maggioranza dei partecipanti al concilio non sorprendentemente si schierò con Vala-Kalamsk, perché ovviamente gli ecclesiastici non volevano rinunciare alle loro terre. Il Gran Principe Ivan III pretese che la decisione finale spettasse a lui,
ma nonostante avesse costretto il concilio a riformulare per 3 volte le proprie conclusioni, alla fine Ivan dovette rassegnarsi ad accettare un dispositivo che dava ragione a quello che veniva chiamato il partito dei possessori, ovvero i seguaci di Vala-Kalamsk. Né Ivan né i suoi successori furono in grado di annullare la decisione del concilio del 1503. Le proprietà della Chiesa restarono indenni dalle confische di Stato per tutto il XVI secolo. Questo però non vuol dire che su altre questioni la Chiesa non fosse sottomessa al Gran Principe. Nelle decisioni relative alla fede la Chiesa si rivolgeva sempre a Ivan perché sanzionasse le decisioni prese o punisse coloro che venivano giudicati colpevoli dalla Chiesa. I limiti teorici e pratici della Chiesa furono evidenti nella campagna di Vala-Kalamsk contro gli eretici giudaizzanti. Questi ultimi rappresentavano un'eresia che, originaria di Kiev, era arrivata a Novgorod intorno al 1470 e poi si era diffusa rapidamente a Mosca, condizionando importanti membri della corte, compresa la nuora di Ivan, Elena, che apparteneva anche lei ai giudaizzanti e forse persino il metropolita. Questi eretici negavano i dogmi fondamentali del cristianesimo e praticavano riti ebraici. Vala-Kalamsk lottò accanitamente contro i giudaizzanti, ma ben presto si rese conto che la sua autorità era vuota senza l'appoggio del principe e l'appoggio del principe tardava ad arrivare. Nel 1479 Ivan III nominò 2 eretici importanti ad alte cariche ecclesiastiche. Nel 1490 Ivan indisse un concilio per colpire gli eretici, ma le pene si dimostrarono molto blande e l'eresia continuò a diffondersi. Solo dopo molte pressioni Vala-Kalamsk ottenne che nel 1504, 2 anni dopo che Elena e il figlio erano caduti in disgrazia, fosse convocato un altro concilio, in seguito al quale gli eretici furono scomunicati e in alcuni casi messi a morte. Vala-Kalamsk dunque aveva compiuto la sua missione. Lo stesso Vala-Kalamsk dovette ammettere ufficialmente che la protezione della fede era affidata al sovrano e che la punizione dei malvagi e degli eretici era affidata al sovrano. Dopo il concilio del 1504 la Chiesa iniziò ad esaltare Ivan III, vennero elaborate quelle teorie famose che indicavano Mosca come erede di Bisanzio, come la terza Roma, ovvero come la protettrice del cristianesimo dopo il venir meno della Roma dei Cesari, la prima Roma, e della Roma dell'impero d'Oriente, ovvero Costantinopoli, la seconda Roma. Lo stesso Ivan fu nominato il secondo Costantino. Spesso si esagera con l'importanza di queste formule. Infatti le formule terza Roma o secondo Costantino restarono nell'ambito della Chiesa e non furono mai adottate da Ivan III. Su questo molti testi, anche autorevoli, sbagliano, raccontano una versione falsa. Ivan III non brandì mai il titolo di erede di Bisanzio, non proclamò mai Mosca la terza Roma. Erano solo idee, erano solo formule che giravano nell'ambito della Chiesa, ma non furono mai adottate da Ivan III. L'idea di Mosca erede di Bisanzio era giustificata anche dal matrimonio, come abbiamo detto, di Ivan con Sofia Paleologa. Sofia Paleologa era chiamata anche Zoe dal suo nome originale greco. Si sposò con Ivan III nel 1472. Sofia Paleologa era la figlia di Tommaso, fratello dell'ultimo imperatore bizantino Costantino XI Paleologo, quindi Sofia si può considerare l'ultima discendente dei Paleologhi, che sono stati l'ultima dinastia di Costantinopoli, dell'impero romano d'Oriente. Questa ovviamente discendenza di Sofia avrebbe implicato
ovviamente la rivendicazione dei territori che erano stati posseduti dagli imperatori greci di Bisanzio e che ora erano finiti nelle mani dell'impero ottomano. Ma Ivan non desiderava alcuna contrapposizione con i turchi ottomani, al contrario era suo interesse mantenere buoni rapporti con loro, come fece sempre, e soprattutto buoni rapporti, vi ricordate, con i loro vassalli tatari di Crimea. Nel 1495 fu aperta l'ambasciata russa a Istanbul. La politica estera di Ivan III non mirava affatto a conquistare Costantinopoli ai danni del sultano, bensì a conquistare i territori russi delle attuali Bielorussia e Ucraina, sottomessi a Polonia e Lituania e rivendicati da Ivan III in quanto discendente dei sovrani di Rus di Kiev. Ivan III non voleva essere l'imperatore di tutto l'Oriente ortodosso, compresi per esempio i Balcani. Ivan III voleva essere l'imperatore di tutta la Russia. Ivan III viene ricordato anche per alcune riforme significative. Nel 1497 promulgò un codice legislativo valido per l'intero paese. Ivan III morì il 27 ottobre del 1505. Ivan aveva rappresentato davvero una svolta per la Russia moscovita. Egli si dimostrò molto intelligente, molto scaltro nella diplomazia internazionale. Ricordate, abbiamo visto nella scorsa video lezione la sua abilità nel tessere le alleanze con gli altri stati. Le sue campagne militari furono sempre vittoriose. Tuttavia Ivan non era un sovrano popolare e amato, al contrario sia il popolo sia i boiari non lo apprezzavano. Sappiamo molto poco della sua vita privata, sembra che apprezzasse i piaceri della tavola. Ivan III era alto, magro e leggermente curvo. Secondo alcuni testimoni il suo aspetto era a tal punto terribile da far svenire alcune donne, ma chissà, magari si tratta soltanto di voci messe in giro dai suoi avversari. Bene cari amici, abbiamo concluso queste due video lezioni dedicate a Ivan III, spero che vi siano piaciute e abbiano incontrato il vostro interessamento. Continuiamo la prossima volta, continuiamo in questa lunga storia della Moscovia, della Russia moscovita. La prossima volta parleremo del nuovo zar Vasilij III, detto in italiano Basilio III, il figlio di Ivan III, ma anche, attenzione, dei primi anni del successivo zar, del successivo principe di Moscovia, Ivan IV, figlio di Vasilij III, Ivan il Terribile. Non mancate, continuate a seguire la storia della Russia moscovita con me. Arrivederci, a presto.